Eccoci qui cari naviganti per proporvi un primer dedicato al Centurion, approfittando della disponibilità di uno dei deck builder più eclettici del formato, Luca Fasoli, che riesce a proporci delle build sempre diverse tra loro, scovando tra tech e leggendarie inusuali. Ci aveva lasciato in eredità un mazzo combo a base di Ymir, mentre ora passiamo a quelli Grixis, con un piano di gioco che predilige al massimo le magie e il controllo del campo di gioco, come nella migliore tradizione di questo articolato Coropai. Lo fa anche grazie alla leggendaria che presidia la zona di comando, in un concentrato di odio verso i nemici, impersonificando una delle entità più malvagie di tutta la lore di Magic, in una doppia veste di drago e viandante, dal potenziale immenso. Questa volta vi parleremo di Nicol Bolas The Ravager. Siamo al cospetto di una delle prime carte con due lati tra le leggendarie, con una faccia creatura, a cui avremo accesso sin da subito, e una Planeswalker, dagli effetti devastanti, pronta a calcare la scena come un dio mitologico, ma andiamo con ordine descrivendo le caratteristiche dei due lati di questa carta. Iniziamo con Nicol Bolas The Ravager, che con un mana generico, uno blu, uno nero, uno rosso, abbiamo un antico drago, con forza 4 e costituzione 4, volare e due abilità, di cui una dedicata alla sua trasformazione. Nella prima abilità abbiamo, quando Nicol Bolas The Ravager entra nel campo di battaglia, ogni avversario scarta una carta. Mentre nella seconda troviamo, paga 4 mana generici, uno blu, uno nero, uno rosso, esila Nicol Bolas The Ravager, poi rimettilo sul campo di battaglia trasformato sotto il controllo del suo proprietario. Attiva questa abilità solo quando potresti lanciare una stregoneria. Passiamo a Nicol Bolas The Risen, che per un'identità colore blu, nera e rossa abbiamo un viandante con 7 punti lealtà e ben 4 abilità, di cui una ultimate molto potente. Con il più 2 abbiamo pesca 2 carte. Il meno 3 dichiara Nicol Bolas The Risen infligge 10 danni a una creatura o un Planeswalker bersaglio. Nel meno 4 c'è metti sul campo di battaglia sotto il tuo controllo una carta creatura o Planeswalker bersaglio da un cimitero. Infine con il meno 12 troviamo esila tutte le carte del grimorio di un giocatore bersaglio tranne l'ultima. Sul lato creatura il nostro comandante offre un ETB interessante, una certa evasività e un body discreto, ma è il suo lato viandante a essere devastante, soprattutto le abilità negative, che possono permetterci un value potente con l'avanzare della partita. Il problema per accedere a questa faccia della medaglia è il costo di cast da sostenere per il flip della carta, veramente elevato, soprattutto per un formato complesso e reattivo come il Centurion. Ecco perché la build ha finalità specifiche per arrivare al late game in tutta sicurezza. Ecco che sfruttare le due sembianze di questo Nicol Bolas The Ravager non sarà poi così difficile, approfittando al massimo del Colopai a disposizione che in quanto a strumenti per controllare la partita teme pochi confronti tra i tavoli del formato. Visto quel che offre in dote questo Nicol Bolas The Ravager e la sua controparte Nicol Bolas The Risen, sarà sempre interessante portare la partita verso il late game, dove con il mana a disposizione potremo risvegliare il viandante sopito nel retro di questa carta. Per tenere testa al nemico ci serviranno sempre carte adatte in mano, ecco perché avremo diversi cantrip con Brainstorm, Consider, Opt, Ponder, Preordain, Serum Vision e Slate of Hand per darci manforte nel fare value necessario, scavando il più possibile nel grimorio. Come ulteriori strumenti di card selection annoveriamo Jace Vryn Prodigy, Expressive Iteration e Surge of Axanta, che possono sempre venirci in soccorso per trovare quel che è più utile tra le 99, per contrastare al meglio l'avversario. Oltre alla ricerca, ci serve qualcosa che dia benzina alla nostra azione, ecco che fanno capolino Befrus Strix, Into the Story e Memory the Lodge, che ci possono fornire nuove carte per mettere in croce le giocate dell'opponente, pronte nelle prime fasi e in quelle avanzate del match a darci manforte. Non avremo molti slot liberi per le creature, ma cercheremo di mettere il meglio a disposizione tra Brother Borwer, Hullbreacher, Kroxa, Titan's Deathhanger e Snapcaster Mage, per avere il massimo da queste scelte, soprattutto sul fronte della recursione del cimitero e del mana in più, per flippare prima il nostro viandante. In questa sezione del mazzo aggiungeremo Cruel Ultimatum, perfettamente in linea con il flavor e il value che desideriamo nelle fasi avanzate del match, e Titan Pact, che qui riveste il ruolo di tutore, nella ricerca ossessiva di qualcosa di definitivo, pronto a darci la vittoria dal nulla. Se finora abbiamo solo sfiorato la punta dell'iceberg dei veri scopi di questa lista cappeggiata da Nicol Bolas The Ravager, ora arriviamo al vivo di quello che il mazzo si prefigge di ottenere, non permettere che l'avversario possa in alcun modo sviluppare il suo gioco. Forti del fatto che al suo ingresso il generale funge da discard effect, inseriremo alcune magie con il medesimo scopo, tra Dures, Inquisition of Kozilek e Tuxais, che possono indebolire ancora di più la consistenza delle mani del nemico. Di certo non ci faremo mancare le rimozioni, annoverandone 8 tra Collective Brutality, Dismember, Fatal Push, Suddenetic e Terminate, sfruttando l'alto potenziale del Colopai Grixis, che su questo fronte offre sempre diverse opzioni interessanti.
Anche sul fronte delle rimozioni globali non baderemo a spese, con Damnation, Fire Covenant, Sweltering Sun e Toxic Delage, forti anche del fatto che la nostra presenza in campo in fatto di creature è ridotto al minimo, con ben poche scelte utili anche come bittanti oltre il generale. Con a disposizione il blu non potremo farci mancare un nutrito stuolo di counter, con 14 di loro pronti a servire egregiamente la causa, optando per il meglio che ci offre il formato: Force Spike, Force of Will, Lost Focus, Tail's End e Wash Away. In questo caso si preoccuperanno sia di inibire le giocate più pericolose del nemico, sia proteggere il generale, soprattutto quando stiamo per trasformarlo in uno dei planeswalker più potenti di tutta la lore di Magic. E per meglio replicare a quel che ci proverà a proporre il nemico, approfitteremo delle molte carte modali presenti in questo color pie: Trangras Rampage, Abrade, Cryptic Command, Down in the Lock, Izzet Charm, Collapse Command e Mystic Confluence. Un arsenale vero e proprio di magie in grado di rintuzzare colpo su colpo a qualsiasi minaccia, con la certezza che la nostra pressione ben presto logolerà le opzioni a disposizione dell'avversario. Infine, come ultimo baluardo per acquisire value e rimozioni, in aggiunta a quello che abbiamo elencato finora, fanno capolino alcuni planeswalker: Chandra, Torch of Defiance, Jace Vemand Sculpted, Narset, Parter of Vase e Nicol Bolas Dragon God, pronti a scendere in campo, seminando il panico tra le file nemiche. In particolare l'ulteriore incarnazione di Nicol Bolas si preannuncia come ulteriore chiusura, con una ultimate che facilmente decreterà la morte dell'avversario, visto che avrà ben poche possibilità di avere qualcosa di leggendario tra il suo lato del tavolo. L'impulso iniziale di Luca Fasoli di sfruttare Nicol Bolas Ravager a capo di una sua lista nasce da molto lontano, spinto dall'idea di avere un mazzo estremamente reattivo, in continua evoluzione, capace di adattarsi al meta in movimento né in formato. Questa grande versatilità si sposa a meraviglia innanzitutto con il color pie a disposizione, che ci permetterà sempre di utilizzare con profitto una vasta gamma di interazione, dai counter agli scartini e alle rimozioni, in un panorama mutevole, anche grazie alle novità della casa madre. La varietà porta però a dover bilanciare con sapiente cura ogni carta e spesso alcuni approcci devono lasciare il posto ad altri più efficaci o banalmente più redditizi, anche in base al progredire del meta e dei tar del momento, visto che giocheremo molto spesso in risposta all'avversario. Un percorso complesso che ha richiesto un'ottima conoscenza del meta, quello dietro a questo archetipo capitanato da Nicol Bolas Ravager, soggetto non certo facile da domesticare, vista anche la sua natura onnipotente, tutta protesa a conquistare tutti i piani in cui entra in contatto. Nella versione che vi stiamo presentando in questo video, secondo Luca Fasoli, il piano di gioco attorno a questo Nicol Bolas Ravager non è particolarmente proattivo, puntando più a un'azione di costruzione di vantaggi e di risposte, graduali e solide in ogni circostanza. Fondamentali saranno i land drop, visto l'alto dispendio di mana di molte delle carte presenti nella lista, cercando di accumulare vantaggi e scambi favorevoli con i vari strumenti a disposizione, abusando di magie e viandanti, al fine di creare i presupposti per un late game dirompente. Flippare il generale o giocare Cruel Ultimato non faranno che accentuare il divario di risorse tra noi e il nemico, dandoci modo di poter proteggere le successive giocate, stabilizzando a nostro favore la situazione fino ad arrivare alla chiusura. Sarà comunque il card advantage la chiave di volta delle nostre partite, in cui questo Nicol Bolas Ravager non è altro che il grimaldello con cui aprire le porte del nostro successo tra i tavoli da gioco. Grazie ai consigli del nostro deck builder proviamo a comprendere come questo archetipo basato su Nicol Bolas Ravager si posiziona nel meta Centurion rispetto ai diversi archetipi che al momento bazzicano tra i tavoli da gioco. Tendenzialmente questo archetipo ha buone performance quando riesce a valorizzare al massimo il comparto rimozioni, soprattutto quando riesce a strappare vantaggiosi 2x1, che ci offrono un divario in risorse continuo, a tutto vantaggio del risultato finale. Con queste premesse, i mazzi agro saranno facili preda del nostro piano di gioco, visto che avremo molti bersagli papabili per le interazioni in nostro possesso, così da spegnere gli assalti del nemico in fretta, per raggiungere con il generare una facile vittoria. Anche contro gli archetipi a base blu riusciremo a ottenere una buona win rate, visto che siamo sostenuti da diverse tech per creare un dislivello di risorse tra noi e il nemico, che presto non potrà contrastarci nel late game, dove avremo quasi sicuramente la meglio. La situazione diventa più complessa se dobbiamo affrontare partner che puntano un piano agro, che tenderanno a rientrare in campo, riducendo drasticamente l'incisività nelle nostre rimozioni, sfruttando la possibilità di ricastare i rispettivi generali almeno 2 volte ciascuno, se la partita andrà per le lunghe. Un discorso analogo lo dovremo affrontare con Ogak Risen Necropolis, vista la sua capacità di evadere la tassa di comando attraverso i suoi meccanismi di cast e la propensione a proporre minacce anche dal cimitero, riducendo l'efficacia delle nostre interazioni. Altra bestia nera sarà di certo Geist of Saintraft, per la sua naturale protezione alle rimozioni puntuali, che risulteranno quasi sempre carte morte, spegnendo la nostra capacità di replicare le minacce a terra, che ben presto diventeranno per noi ingestibili.
Per Luca Fasoli introdurre nuove carte in questa lista capeggiata da Nicol Bolas Veravager non è difficile, ma necessita sempre di un grande affinamento attraverso test e verifiche, soprattutto in vista dell'ampio parco di carte a cui attingere, visti gli spazi di manovra a disposizione. Una carta al momento sotto osservazione è Ral, Izzet Viceroy, che propone diversi effetti interessanti in linea con il desiderio di accrescere il proprio vantaggio carte, soprattutto nelle fasi avanzate nella partita, anche grazie all'assenza di minacce che riusciremo a garantire a questo viandante. In questa versione della lista non ci sono tanti sweeper, ma se il meta virasse verso una maggiore presenza di aggro, carte come Hunger of the Gods e Pyroclasm sono valide opzioni per aumentare la nostra capacità di distruggere board affollati. Al momento la versione di questo archetipo che vi abbiamo presentato in questo primer risulta solida e ben bilanciata, ma si sa, con a capo un dio come Nicol Bolas Veravager, sempre soddisfatto dei suoi sudditi, non si può mai stare tranquilli. Eccoci giunti al termine di questa analisi, che ha visto nuovamente come protagonista Luca Fasoli, un deck builder che ha provato a domare questa leggendaria, che propone più che un gameplay preciso, uno stile di gioco, nel quale noi impersoneremo il male assoluto. Se gradite un approccio al gioco proattivo senza però spegnervi nel late game, dove invece riuscirete a dare il meglio di voi, questo Nicol Bolas Veravager potrebbe fare al caso vostro, dominando i campi da gioco con il suo arsenale, fiore all'occhiello del color pie a disposizione. Per ulteriori approfondimenti o anche solo per saperne qualcosa di più su questo formato, seguite il canale su YouTube, Centurion TV. Il link è presente in fondo a questo video dove troverete matchup, guide alle build e una community sempre pronta a darvi spunti e consigli. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea.